Grazie al catasto teresiano noi possiamo ricostruire la storia di tutte le nostre famiglie e da lì siamo arrivati alla data del 1782 quando Valentin Figel è arrivato da un paesino vicino a Vienna chiamato Thun, si è insediato qua a Oslavia e da lì in poi è nata, diciamo, la storia della nostra famiglia. Una storia che rappresenta già nel cognome benissimo tutto quello che è successo negli ultimi 200 e passa anni nella nostra zona. Infatti, come vedete, il nostro cognome è Figel, tipicamente scritto in tedesco, in austriaco, e poi durante la storia è stato sia italianizzato, Figeli, sotto il periodo del fascismo, e poi slovenizzato Figel, come oggi l'attuale cognome della nostra famiglia. Però chiaramente quando siamo partiti con il nostro lavoro, con i nostri vini, era giusto ricordare le origini e quindi abbiamo deciso di riprendere il cognome originale. L'arte dell'equilibrio del vino, l'equilibrio è una parola che si utilizza tanto, però forse nessuno non ha ben compreso qual è il vero significato dell'equilibrio nel vino. Per me equilibrio vuol dire quando vedi una pianta armoniosa che ogni anno ti dà dei bei frutti, e poi soprattutto quando nel vino trovi l'equilibrio, che vuol dire i sapori, i gusti, i profumi che senti nell'uva quando la assaggi a fine agosto, primi di settembre, prima della vendemmia, quei sapori lì ti rimangono impressi nella mente e poi li ritrovi nel bicchiere. Il mondo agricolo, gli agricoltori in particolare e soprattutto le famiglie storiche di agricoltori sono i veri cultori e veri conoscitori della natura e soprattutto dell'equilibrio che ci deve essere all'interno di un ambiente, all'interno della natura. Mio nonno mi ha sempre detto che la sua più grande conquista è stata quando è riuscito a cominciare a fare dei prodotti che venivano veramente apprezzati dalla gente. Il problema del nostro lavoro è che abbiamo una sola vendemmia all'anno, in una vita uno riesce a fare, diciamo, 40 vendemmie da protagonista se tutto va bene, e quindi abbiamo 40 tentativi, 40 possibilità di provare qualcosa, e quindi grazie anche al lavoro dei nonni e delle loro esperienze, delle loro storie, se a oggi siamo arrivati a un punto di altissima qualità, altissima eccellenza. Il nonno, diciamo, che ha contribuito molto al fatto della mia scelta, diciamo, del mio percorso di vita. Io ho sempre passato praticamente tutta la mia infanzia con lui, eravamo molto legati e innanzitutto mi ha trasmesso il piacere di stare in natura, di lavorare in campagna. Da lì poi è partito tutto un percorso di motivazione, di far sempre meglio, poi chiaramente ci vuole tantissima passione, ma quella anche poi è grazie ai miei genitori, sia io come mio fratello che tutti i miei cugini hanno questa passione di stare in questo mondo, di lavorare in questo mondo e di fare sempre meglio. La Ribolla Gialla rappresenta un po' il nostro carattere, nel senso può essere una sensazione piacevole, armoniosa, così come certe volte può essere una sensazione scorbutica. È un'uva che va coltivata con grande amore, con grande attenzione, proprio per portarla al massimo sia della maturazione in vigna che poi anche in cantina. Ci vuole tanta pazienza per farla maturare, per farla addolcire, per farla ammorbidire nel senso di evoluzione del palato, quindi grandi tempi poi di affinamento in botti, che poi invece quando fai tutto questo percorso, quindi dopo tutto questo lavoro, ti dà una sensazione di piacere, di unicità, no? Ecco, la ribolla coltivata e vinificata come si fa qua a Oslavia si sente dentro si sente un'anima che appunto è cresciuta negli ultimi 30 anni, non negli ultimi 10, ma da sempre in questa zona, perché appunto penso che anche la scelta di tanti miei vicini di puntare soltanto sulla ribolla deriva proprio dal fatto che è una varietà che rappresenta benissimo la nostra gente e il nostro carattere. Il fatto di trovare degli turisti in mezzo alle vigne o in prossimità delle panchine succede spesso e questo ci dà grande soddisfazione perché vuol dire che abbiamo creato qualcosa veramente di interessante a Oslavia.
l'idea di mettere le panchine non necessariamente vicino, attaccate alla cantina, ma sparse un po' nei vari punti panoramici di importanza storica o comunque che secondo noi, che ogni azienda reputava importante per la propria storia, penso che sia stata una cosa molto azzeccata. Il vino è sempre più comunicazione, ma non solo tecnica, ma soprattutto di storia, di sentimenti, di emozioni, e quindi Oslavia è ricca di storia, ricca di emozioni, è ricca di personaggi importanti che hanno segnato la storia del vino italiano. Non basta comunicare solo la parte tecnica o comunque la parte legata al vitigno, ma bisogna coinvolgere veramente tutti gli abitanti di Oslavia e tutti i luoghi di Oslavia. Perché alla fine poi quando torniamo indietro, torniamo a casa, torniamo nel nostro paese, nella nostra campagna, ci rendiamo, almeno io mi rendo conto che veramente viviamo in un posto unico. Abbiamo la fortuna oppure l'obbligo di conservare, di proteggere questo luogo in tutte le maniere, e quando vi siedo alla fine ringrazio il Signore che che viviamo proprio in un posto bellissimo e veramente unico. E quindi penso che chi fa il percorso delle panchine, sedendosi e guardando quello che ha di fronte, perché niente è a caso, nel senso la seduta è stata studiata perché si vuole far vedere delle cose, uno capisce che effettivamente siamo veramente in un gran bel posto.